La scorsa settimana mi sono arrivate ben 3 mail di 3 persone diverse che mi facevano delle domande sia per le cadute che l'atto di manovrare lo strumento. Oggi ne parliamo nel dettaglio. Ciao, io sono Emanuela Vitali, sono una musicista professionista, una formatrice e un'insegnante. Insegno alle persone a suonare sax e clarinetto, a divertirsi con lo strumento e a creare un bellissimo spazio nella propria vita. Perché vuoi o non vuoi, la musica, un bel apporto di benessere alla propria vita, lo dona sempre. Come evitare di far cadere lo strumento, ma soprattutto come evitare di fare danni alla meccanica prendendo male lo strumento. La prima cosa che consiglio a tutti i miei allievi che prendono uno strumento per la prima volta in mano è quello di manovrare lo strumento sempre o su un letto o su un divano. Sono superfici un pochino più morbide e quindi non va a cadere direttamente sul pavimento. Poi c'è da dire a onor del vero che a volte gli strumenti quando cadono su divani o su letti rimbalzano e quindi comunque arriveranno a terra, però diciamo che in linea generale ha meno probabilità di subire danni permanenti. Questo è un pochino come livello di precauzione. Per quanto riguarda invece come si prende lo strumento, come si manovra lo strumento, è utile parlarne di questa cosa, perché all'inizio, quando arrivano gli strumenti, si apre la custodia, si profuma di nuovo e tutto, a volte si manovra lo strumento in maniera errata e questo porta da subito a dei danni alla meccanica. Comprare uno strumento nuovo e creare danni alla meccanica immediatamente non è che sia proprio il massimo della vita. Quali sono gli errori più comuni quando si manovra il sax? La prima cosa è di alzare lo strumento prendendolo dal kiver. Quindi io prendo lo strumento e lo alzo dal collo. Il collo ha una piccola vite che serra con il corpo. Questa vite non è che riesce a tenere tutto il peso dello strumento. Può succedere che a volte regge, ma molte volte non regge. Nell'atto di smontarsi, il corpo dello strumento cade a terra e sono danni. Se sei qui, evidentemente l'argomento ti interessa e quindi ti chiedo di farmi un regalo, di iscriverti al canale, di lasciarmi un commento, di lasciarmi un like, perché queste 3 cose fatte insieme o singolarmente sono molto importanti, perché così l'algoritmo ci dà una mano a crescere e crescere significa fare altri contenuti come questi. Grazie mille, è davvero molto importante. Secondo errore frequente è di afferrarlo per le chiavi palmari. Le chiavi palmari sono queste e molto spesso le persone prendono di qua e alzano lo strumento dalle chiavi palmari. Ovviamente queste non possono farsi carico di tutto il peso dello strumento e quindi alle volte può succedere che si sbilanciano. Quindi mai prendere lo strumento dalle chiavi palmari. Un altro punto scelto per prendere lo strumento sono le chiavi del quadrante. Il quadrante è un meccanismo abbastanza delicato del sassofono e prendere lo strumento di qua non è proprio consigliato. Morale della favola: quando devo prendere lo strumento, qual è il punto più adatto per afferrarlo senza creare danni? È dalla campana. Quindi io prendo lo strumento, lo afferro dalla campana e non sto andando ad infierire su nessuna chiave e su nessun meccanismo. Se lo strumento si trova su un poggia sax, ovviamente la parte della campana è occupata e non posso prenderlo di qua, anche volendo. In quel caso consiglio sempre di afferrare lo strumento con 2 mani, non soltanto una, 2, e di prenderlo così, quindi come se quasi se lo stessi suonando. Quindi vado a prendere lo strumento quasi nella posizione in cui vado a suonare e lo manovro. Vedete, i miei pollici sono già in posizione, le mani sono già in posizione come se dovessi suonare. Appena è possibile prendo la mia mano destra e afferro la campana e lo strumento è al sicuro. Questa pillola è dedicata soprattutto a chi non ha mai manovrato un sassofono e vuole evitare di fare subito dei danni, perché sappiamo che poi la meccanica, quando subisce dei danni, bisogna portarlo dal riparatore e comunque sono soldini che se ne vanno. E mi raccomando, quando manovrate lo strumento, all'inizio fatelo sempre su un divano, su un letto, sopra ad una superficie morbida, perché se vi scappa qualche pezzo dello strumento, almeno cadendo non va direttamente sul pavimento.
Un'altra cosa importantissima, piccola postilla, controllate sempre benissimo che la custodia sia chiusa, perché molto spesso, soprattutto nelle custodie con le zip, la custodia rimane aperta, ci si dimentica di chiudere la zip, si prende lo strumento dalla maniglia, bododom, si apre la custodia e lo strumento cade a terra. Quindi sempre controllare prima di alzare lo strumento se effettivamente la custodia è chiusa oppure no. Questo è uno dei fattori principali per cui gli strumenti cadono a terra, e di solito sono delle cadute proprio belle belle belle. Suonate, divertitevi, create la vostra musica. Da Seriate è tutto ed Emanuela ti saluta. Ciao ciao!